Sono passati circa 15 minuti. Dopo un po' bisogna recuperare, ricaricare il pasturatore e continuare a lanciare, perché in questa pesca è importante creare una pasturazione proprio lì dove... In questo video vi farò vedere una tecnica di pesca che conoscono in pochi, utilizzando come esca il classico bigattino, alla ricerca di pesci che tirano tantissimo, e utilizzeremo una canna incredibile. La nostra storia comincia all'alba, in un posto dove non ho mai pescato, proprio perché ho voluto seguire il consiglio di un amico, che tuttavia voleva farmi un bello scherzetto e farmi svegliare presto. Vai all'alba perché dopo non mangiano, mi raccomando. E così mi sono svegliato all'alba, sono arrivato sul posto e mezzo addormentato ho preparato le canne da pesca e ho cominciato a pescare. Ho lanciato prima la canna più lunga e poi anche la seconda canna, sperando che subito le lecce potessero abboccare, così come mi aveva consigliato Mirko. Per 2 ore però non ha mangiato nulla e ho cominciato anche a dubitare che l'esca potesse bastarmi, infatti un sacco di bigattini erano morti e quelli che rimanevano secondo me non erano efficaci per il tipo di pesca che stavo facendo. E mi stavo quasi demoralizzando, finché, dopo ben 2 ore, pronto a tornare a casa, è successo questo. Un pesce finalmente ha mangiato la mia canna in modo del tutto inaspettato. Mangiatona incredibile. E io ovviamente stavo per andare via, quindi il retino non è aperto, la GoPro non è accesa e cerco di fare tutto il più in fretta possibile. So che il pesce però ha mangiato bene, quindi posso permettermi il tempo di aprire il guadino e prepararmi a recuperarlo. Da come tira sembra essere una lecce a stella e anche di buone dimensioni. Il retino è un po' corto, ma nel momento stesso in cui il pesce viene a galla riesco a recuperarlo senza problemi. Eccola. Prima lecce a stella, sono qui da stamattina molto presto e probabilmente cominciano a mangiare a quest'ora, intorno alle 8. Una sfrizionata incredibile. Si è ingoiato tutto, ovviamente. E con questo pesce che finalmente ha mangiato possiamo cominciare la spiegazione di una tecnica molto particolare. Avete mai pescato con questo affarino qui? Questo non è altro che una bombarda galleggiante pasturatore e funziona benissimo con un po' di pesci, occhiate, aguglie e lecce stella. E oggi siamo qui perché il mio carissimo amico Mirko mi ha detto di venire a provare in questo nuovo posto, a provare a pescare le lecce stella. Vai all'alba perché dopo non mangiano, mi raccomando. In realtà non sono qui da ora, ma sono qui da stamattina alle 5 e non ha mangiato nulla. Poi a un certo punto è successo l'inferno. Non mi chiedete dove comprare questo pasturatore perché io l'ho trovato a Malta e me l'ha regalato un carissimo amico. Tuttavia la montatura è semplicissima, lui è scorrevole, c'è un piccolo stopperino, questo addirittura è una perlina degli orecchini, non guardate questo filo brutto, ora lo taglio, una micro girella e un finale lungo 1,5 metri. Il finale deve essere lungo perché ai pesci, soprattutto quelli più grandi, piace trovare il bigattino lontano dall'eventuale inganno. Io ho sempre notato che funziona bene e possibilmente sottile, soprattutto se l'acqua è chiara. 0,12 massimo, 0,14, 0,15. Io sto utilizzando questi amettini qui, di 2 misure, 8 e 10. È molto importante che abbiano questa curva, vedete? È un amo semplicissimo. Ho scoperto queste girelline che sono eccezionali, questa misura 24, sono minuscole ma reggono 1,5 tonnellate. All'interno del mulinello sto utilizzando intrecciato, mentre invece utilizzo diciamo 2 finali, 0,12 o 0,15. All'inizio utilizzavo lo 0,12, poi ho visto che le lecce sono molto grandi, quindi sono andato su quello un po' più grandicello con gli ami più grandi. Per riempire il pasturatore basta aprirlo e mettere quanti più bigattini possibile. Ora questi sono mezzi morti perché io purtroppo li ho conservati male, però più o meno ci si riesce. Ok. Vedete l'asta scorre, riempitelo un po' di più, ora io ho giusto una dimostrazione e loro piano piano usciranno dai buchetti. Questo è l'innesco del bigattino, vedete io utilizzo 4 bigattini, 1 a calzetta e 3 appuntati appunto per il posteriore e vedete che si muovono molto bene. L'innesco è voluminoso per evitare che i pesci piccoli possano andare a mangiarlo. Una volta fatto tutto, lanciamo la canna, cercando di andare sempre nello stesso punto, in modo da creare una vera e propria scia di pastura, che i pesci seguiranno fino ad arrivare all'amo. Sezione aperta, molto aperta, tanto ingoiano
La frizione la teniamo bella aperta, perché se mangia la leccia deve comunque, la leccia, l'occhiata, deve comunque prendere filo, altrimenti rischiamo di rompere tutto. Una volta lanciato non serve stare a guardare la canna tutto il giorno, infatti la boccata di questi pesci sarà decisa e violenta e molto spesso avranno ingoiato l'amo. In questo posto non ci ho mai pescato, però comunque è sempre interessante esplorare posti nuovi. Purtroppo è molto sporco perché un po' la corrente, un po' i pescatori, comunque c'è tanta sporcizia qui sulla riva ed è un peccato, perché questo posto secondo me sarebbe fantastico. Infatti si vedono le patelle, eccole qui, quelle che non sono ancora state depredate, ci sono anche un sacco di lumachine di mare, questa è un'altra esca eccezionale. E vedete loro a volte non so perché gli piace stare fuori, anche forse per asciugarsi dalle incrostazioni ed altro. L'animale vive all'interno di questo guscio, è molto veloce, si muove, è una vera e propria lumaca e ha questo tappo, chiamiamolo questo tappo osseo molto rigido, che le consente di proteggersi dai predatori. Si attacca agli scogli, cammina molto velocemente. Ora la rilasciamo qui, poi lei andrà dove vuole. Vedete, c'è vita comunque, alghe, c'è davvero di tutto, secondo me ci sono anche le seppie, i polpi, sarebbe da scoprire. Sono passati circa 15 minuti, dopo un po' bisogna recuperare, ricaricare il pasturatore e continuare a lanciare, perché in questa pesca è importante creare una pasturazione proprio lì dove... E eccoci tornati all'inizio del video, con questa mangiata inaspettata e violenta. Mamma mia, in diretta questa, Ora non voglio farvi vedere tutti i 2 minuti di recupero, ma posso assicurarvi che questo pesce stava tirando davvero molto, perché la leccia stella è un combattente nato e bisogna solamente avere un po' di pazienza e non forzarlo troppo. Sono dei treni stelle, guarda, questa è veramente bella, Questo è un bellissimo pesce. E a parte qualche piccolo problema con il retino, se il pesce ingoia è facile recuperarlo. Vaffanculo, se fossi meno stupido. Allora queste cose possono succedere, l'importante è non farsi prendere dal panico. Quando il pesce riprende la via, fatelo correre lontano e fatelo stancare e solamente quando riuscite a tirare la testa su, riportatelo verso il retino, altrimenti rischierete di rompere tutto. Mamma mia, questa è enorme. Questa l'ho presa in diretta, avete visto che forse i 15 minuti sono proprio, bisogna lasciarli passare. Questa leccia è meravigliosa, guardate, è veramente grande, e mi ha fatto un po' tribolare. Il guadino è corto perché mi piace rischiare, poi a un certo punto mi si era legato il filo sulla canna, però nonostante tutto l'ho presa. Avete visto, una volta che lei solleva la testa dall'acqua, la si fa scivolare ed è facilissimo recuperarla. È davvero una bellissima leccia stella. Diventano anche un po' più grandi, ma questa già è un'ottima dimensione. Ho dimenticato lo slamatore, ora chiedo se me lo prestano. Stavo gentilissimo, me l'ha prestato lo slamatore, perché sennò è impossibile slamarli così a mano. Qui molti pescano a bolognese, è la prima volta che vengo, però pescando più lontano si pescano le lecce stella. Ora sta entrando una nave gigante, ve la faccio vedere, quindi arriveranno delle onde giganti e spero che non mi inondino. Parlando della leccia stella, ha una bocca relativamente piccola. Questi sono dei predatori, cacciano pesciolini, gamberetti, tuttavia mangiano anche i vermi. Ha dei colori incredibili, guardate questo celeste intorno all'occhio. E piccole pinne pettorali, ha queste pinnettine qui che sono in realtà degli aculei, non iniettano nessun tipo di veleno ma sono molto dolorosi, state attenti. Vedete la caratteristica pinnettina nera, coda a stella, da qui immagino il nome leccia stella, e la pinna dorsale anche qui con questo evidente pinna nera. Ci sono queste macchie che diciamo negli individui giovani poi sono un po' meno marcate e come vedete è un pesce con delle piccolissime squame, molto buono da mangiare. Avete visto, non bisogna avere moltissima fretta, quindi anche dopo un quarto d'ora ha mangiato, quindi ora mi sto mettendo l'orologio più o meno una ventina di minuti, dopodiché cambio i bigattini, proprio perché magari loro rimangono lì intorno, piano piano si vanno a mangiare il bigattino e secondo me anche il bianco della bombarda le attira, ne sono veramente sicuro. Vi dico la verità,
Ero un po' demoralizzato questa mattina perché sono venuto all'alba, non mangiava nulla, ma soprattutto i bigattini mi sembravano tutti morti, perché ieri li avevo lasciati in macchina, anche se non ha fatto caldissimo stanotte, in realtà hanno tirato fuori quella schiumetta terribile, tra cui non vi dico l'odore della macchina, e quindi stamattina ho cercato un po' di setacciarli. Ora si stanno riprendendo quasi tutti e addirittura all'inizio pescavo con 2 canne, poi ho capito che non sarebbero mai bastati. Invece poi le leccestelle hanno cominciato a mangiare quando il sole ha cominciato ad alzarsi, quindi verso le 7:40, 8 di mattina. E quindi ora ho un po' più di fiducia. Non ho tantissima esca, ma dai, qualcosina si può fare. Molti sono morti, Sono veramente indeciso se utilizzare un'altra canna, però ho il terrore che poi mangino 2 leccestelle e da solo non sia in grado di gestirle. Che dite? Non so cosa fare. Basta, nella mia follia ho deciso di innescare anche la seconda canna. Sto utilizzando un altro coltellino secondo me molto molto simpatico per la pesca, Peccato che le pinzone oggi, qui servirebbe uno slamatore, sarebbe fantastico se ci fosse. Allora, utilizziamo 0,12, quindi molto piccolino, eccolo qua. Dopo aver preparato la canna, lancio anche questa, che è più piccolina. Avete visto? La bombarda è leggermente diversa e ora ve ne parlerò. Questa qui, invece di metterla sul treppiedi, l'appoggio qui. Quindi, frizione aperta e sasso reggicanna, vedete? È molto importante. Ora metto un po' in tensione tutta la situazione. Olè, importante è il sasso, mi raccomando, ricordatevelo. Per la pesca di oggi sto utilizzando 2 canne molto particolari, perché in realtà queste canne esistevano un sacco di tempo fa e si chiamavano Hulk. Tuttavia poi il marchio è stato registrato dalla Marvel e sono 2 canne che io avevo utilizzato perché mi sembra ce l'avesse mio nonno una di queste. Poi però è andata persa nei vari traslochi e ora sono riuscito a ritrovarle. Ora queste canne sono fantastiche perché hanno l'annellatura Impact Bay. Cosa vuol dire? Avete visto che manca la pietra? In realtà è proprio per evitare che quando si va a pesca poi la canna cada, si rompa il pietrino e possa, diciamo, andare a intaccare il filo e lì finiamo la pescata. Invece così si riesce comunque a pescare e il fatto che sia comunque in metallo ci agevola. La cosa interessante è che ovviamente a parità di diametro d'anello, col fatto che non ci sia la pietra, abbiamo un diametro maggiore, quindi si lancia molto molto lontano. Ma la particolarità più interessante di queste canne, che sono polivalenti, perché ci si può pescare di tutto, dalla bombarda alla tremarella, anche un po' di feeder all'inglese. Vedete, io ci sto facendo questa pesca e sono perfette. La cosa interessante è che hanno questo carbonio d'alto modulo intrecciato, quindi è una canna morbida che accompagna il pesce, ma estremamente resistente. Le canne sono in 3 misure, 3,90, 4,20, 4,50, con diverse grammature. Io ne ho scelte 2 piccoline, una più piccolina perché poi ci voglio fare altri tipi di pesca, e questa più grande, perché ovviamente se il pesce è importante o comunque si pesca all'inglese della scogliera, bisogna sollevare un pesce importante, si può fare tranquillamente. Allora, visto che il mare ci ospita sempre e io odio la sporcizia, do un po' una pulita qui intorno, poi me la butto tutta a casa. Tanto bisogna aspettare, quindi aspettare per aspettare, lo facciamo nel modo corretto. Tanto la frizione ci avvertirà se mangia qualcosa. Partiamo da qua, va. Bottiglie di plastica, una roba che non ho capito cos'è. Birra, plastica, bicchierini, cagate infinite. Via, fili, questi soprattutto togliamoli. Accendini, vedi? Questo mancava. Gli ami, pure questo è il posto degli ami? Eccola. Vedete? Mamma mia! Con la microcanna! Muso cazzi! Madonna, è un treno merci! Vieni da... questa non la ritiro. Pure di là? No! E onestamente recuperare la leccia stella con questa canna così leggera è stato molto molto più divertente. E la canna si è comportata bene, nonostante la leccia si fosse andata a intrecciare nel filo dell'altra canna. Un casino, insomma, come al solito.
E per recuperare l'altra canna senza problemi sono costretto a tagliare il finale in modo che tutto scorra in maniera più liscia e non devo stare 2 ore a liberare il filo. Sta venendo incontro, Cosa poi le cenali ciò? A volte infatti le Lecce Stella ci corrono incontro e sembra di non aver preso niente. Questa è piccolissima. Vabbè, ma questa pesca è fantastica. Però avete visto con 2 canne è difficilissimo da soli, che poi tirano come le pazze. Purtroppo si ingoiano tutte. Anche con lo slamatore è difficile perché ce l'hanno proprio praticamente già nelle branchie. Non so come fare. Una è più piccolina, l'altra è molto più bellina. E con questa canna piccola recuperarla è stata una figata pazzesca. Però la canna è incredibile perché ammortizza, avete visto tutte le fughe. Basta avere pazienza e poi a un certo punto si porta. Addirittura stavo recuperando 2 pesci perché si era incagliata anche nell'altro filo. La Lecce Stella è un combattente nato, infatti sfrutta il suo corpo che è molto affusolato e piatto per opporre una resistenza incredibile, quindi si mette di piatto e fa una grandissima resistenza. Non bisogna forzarlo, cioè bisogna assecondarlo nella sua fuga e cercare di girare la testa, perché quando lei poi gira la testa riusciremo a portarlo dove vogliamo noi, in modo tale da portarcelo verso riva. Avete visto poi nella fase finale del combattimento, una volta che lei ha la testa sopra l'acqua, quindi praticamente scivola tipo sasso, a quel punto la dobbiamo tirare così senza fermarci e lei non sarà in grado di fare nulla. Se rimette la testa sotto l'acqua, come mi è successo prima, a quel punto sarà in grado di combattere. Frizione lasciatela morbida, non gli fate fare queste partenze violente con la frizione dura perché altrimenti vi spacca la lenza, che in questo caso è molto sottile, anche se di ottima qualità. Sarò veramente onesto con voi. Io faccio catch and release quando necessario, però se il pesce è buono e si mangia, mi piace molto mangiarmelo, infatti queste lecce me le mangerò, tuttavia non faccio mai le stragi. Questo secondo me deve essere lo spirito giusto, ed è anche giusto andare a pesca per potersi mangiare un pesce ogni tanto. Andiamo a richiedere lo slamatore. Dopo aver innescato le canne, ne approfitto per esplorare un po' meglio il luogo. Sono curioso di capire cosa diavolo è questa cosa qui, penso sia un paguro, vediamo. È proprio un paguro che è andato ad abitare all'interno di un murice, che poi è stato colonizzato da questi altri organismi. Ora è qui dentro. Ci sei? Ciao ragazzo, buongiorno, come va? È enorme questo paguro. Mamma mia, è enorme veramente. No, sta uscendo. Eccolo. Dai che ti do una mano io, va. Via, ti rimetto lì. Dove eri? Ciao. E giustamente stava lì tranquillo, gli sono andato a rompere le scatole. Ha ragione anche lui. C'è anche il Kinder Bueno del 1860. Buttiamolo. Via. Ho trovato delle cose incredibili, Ma io dico, ma porca miseria, ma che ci vuole a riportarsi le scatole dei vermi? Questo è un appello che faccio proprio a tutti quanti, ai pescatori e non. Guardate che se il mondo è sporco è colpa nostra, non della la plastica non si butta da sola a mare, siamo noi che ce la buttiamo. Quindi portatevi una bustina, raccogliete le cicche delle sigarette, i pezzettini di filo, tutto quanto, e lo riportate a casa. Non ci vuole nulla. Quindi non sporchiamo i posti dove peschiamo, perché poi è ovvio che la gente ci odia e fra 5 anni, 10 anni, io già mi immagino che vieteranno la pesca, come vieteranno la caccia e vieteranno tutto quanto. Vedete? Questa è la carta del vostro panino. Cazzo, portatevela a casa. Mentre io aspetto che mangia, lì qualcuno sta pescando qualcosa di serio, vediamo cosa. Sento delle grandissime sfrizionate. Eccolo. No, non è enorme. Forse un'oratella, sì. No, sembra una lecciastella, attenzione. Vediamo. Sì, lecciastella. Bravo signore. Io ovviamente sto registrando il video, quindi non posso tenere il pesce in pasturazione, perché le lecce stella viaggiano in banchi molto numerosi e quindi una volta che trovano poi una zona dove si può mangiare e cacciare, tendono a rimanere lì se siamo bravi. Tuttavia io facendo il video mi fermo anche una mezz'oretta, quindi magari loro poi se ne vanno via, ma non fa nulla. Voi però quando pescate cercate di essere veloci e disciplinati, quindi appena prendete un pesce subito rinnescate il pasturatore e rilanciate lì, in modo da tenere il banco sempre in quella zona. Non fate come me. E non fate come me che invece di aspettare che il pesce mangi, guardo la canna e cerco di fare un video. Vedete, ha dato 2 toccatine proprio stupide, ora però gliela muovo un pochino, vediamo se ci arriva. Ho già regalato i bigattini, quindi probabilmente è l'ultimo tiro. Niente, non c'è più andata, ma non era un grande pesce,
Di solito quando fanno così non vogliono mangiare, magari toccano soltanto l'esca, perché quando il pesce è affamato e lo vuole mangiare, avete visto, se non goglia tutto e comincia ad andare. E basta, per oggi basta così, ho pescato 3 orette, secondo me è sufficiente, anche perché fa caldissimo, ho sete, ho sonno, ho fame, e poi soprattutto perché a me non piace mai fare le stragi, quindi non mi vedrete mai pescare una tonnellata di pesce, perché non è proprio nel mio stile, anche perché io prendo giusto il pesce che mangio più o meno quel giorno, quindi non mi piace mangiarmi il pesce congelato di 6 mesi. Mi sono divertito perché comunque queste cannettine tuttofare, che hanno questo stile un po' retro, mi piacciono da impazzire. E infatti con l'incredibile secondo me faremo delle cose pazze, anche perché già mi sono venuti in mente un paio di tipi di pesca non consuetudinari che però vi faranno divertire un sacco. Vediamo, soprattutto questa piccolina, secondo me è la più cattiva delle due. Ma per la grande invece ho grandissimi progetti pazzi e vedrete, rimanete sintonizzati perché vi farò vedere dei tipi di pesca che non avete mai visto secondo me. Ovviamente vi lascio il link in descrizione di tutto quello che ho utilizzato nel video, in modo che se volete potete replicare esattamente la tecnica con le girelle, gli ami, il filo, la canna da pesca soprattutto e il mulinello, quindi vi lascio tutto. E vi lascio soprattutto ricordandovi di non sporcare il nostro bel mare. Vedete, io oggi oltre ad aver pescato questi 5 pesciolini mi sono pescato pure una busta di immondezza che ora vado a buttare a casa. Mi raccomando, non sporcate, il mare è troppo bello. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!